Ciao amanti della pizza e benvenuti nel mio canale. Lo sapevate che oltre alla pizza tonda in stile napoletano, romano, oltre alla pizza in teglia, esiste anche un'altra tipologia di pizza chiamata pizza alla pala? È una ricetta molto simile a quella della pizza in teglia. La differenza sostanziale è che viene cotta direttamente sulla platea del forno. Ora, se avete un forno grande, forno a legna, un forno a gas grande, potete cuocerlo direttamente lì. Se avete un forno tipo Ardore, Unicoda, Rockbox o simili, è un po' più difficile perché questa tipologia di pizza necessita di una temperatura non troppo elevata e quindi è difficile riuscire a mantenere la temperatura costante senza bruciare la pizza, per cui basta fare un passo indietro e usare il vostro forno elettrico, quello che avete in casa. Ora potete cuocere questa pizza su una grande refrattaria, potete cuocere questa pizza anche su una teglia volendo, oppure potete usare la lastra in acciaio al carbonio che vi ho fatto vedere nei precedenti video. Sì, quella piastra che permette di fare una pizza napoletana nel forno elettrico di casa in meno di 2 minuti. Per lo stesso motivo riusciremo a fare una pizza alla pala in circa 6-7 minuti, che è un record assoluto. Non mi credete? Seguite il video fino alla fine per scoprire la ricetta e come cuocere questa tipologia di pizza. Io mi chiamo Gigi Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone, anche quando non mostro necessariamente la pizza napoletana, proprio come in questo caso. Scopriamo gli ingredienti: 380 g di farina 00 di media forza, 300 g di acqua che ho lasciato circa 5-10 minuti nel freezer a raffreddare. Questa cosa è molto importante perché permetterà di tenere l'impasto molto compatto, 5 g di lievito di birra fresco o circa 2 g scarsi di lievito secco, 12 g di sale e 10 g di olio d'oliva. Questa ricetta ho conosciuto attraverso il sito della Confraternita della Pizza e che ha fatto anche Sergio Mura. Nella mia versione ho aggiunto però l'olio d'oliva e ho cambiato leggermente le quantità. Incredibilmente con questa ricetta riuscirete a realizzare un'ottima pizza alla pala in sole 3 ore. Partiamo con il sale. Trovo abbastanza semplice, più sbrigativo, aggiungerlo subito alla farina e poi mescolare il tutto. Aggiunto il sale potrete sbriciolare il lievito di birra fresco oppure unire quello che è stato precedentemente attivato. E a questo punto cominciate ad aggiungere l'acqua a filo. Mescolate ed incomincia ad assomigliare ad una specie di biga. Semplicemente stiamo facendo assorbire l'acqua lentamente. Aggiungete ancora acqua a filo. Questa operazione è molto veloce. Stiamo formando una palla e aggiungiamo l'olio. Ci aiutiamo con la spatola per incorporare l'olio nell'impasto. Aggiungiamo la restante acqua a filo, ma ci aiutiamo con la mano in questo modo. Il trucco sta nello sciogliere l'impasto e unirlo all'acqua. Se la aggiungete tutta assieme prenderà molto più tempo incorporarla nell'impasto. Alla fine è un'operazione molto breve, non prende tanto. Se vi sembra un ammasso informe come quello di adesso, non vi preoccupate, è tutto normale. Il trucco sta nell'impastare in questo modo fino a quando l'acqua sul fondo non si assorbe. Appena succede potete aggiungere un altro po' d'acqua. Ora possiamo concentrarci sulla fase dell'incordatura, cioè rendere l'impasto compatto, elastico e pronto ad essere lavorato. Schiacciate l'impasto come fareste con uno schiacciapatate tra le vostre mani per far sì che vadano via quegli gnocchetti di impasto. Mi sembra che si sia sciolto tutto abbastanza bene e incominciate a dare aria, così, molto semplice. Questo rinforzerà l'impasto. Se non vi trovate ad impastare in questo modo, perché magari è scomodo avere il braccio teso, vi consiglio la modalità lavatrice. Prendo la scodella, la inclino, tenete ferma e con l'altra mano ruotate, come se fosse una lavatrice. In questo modo sarà molto più comodo e semplice e vi affaticherete molto meno. Risulta molto più compatto, vedete? Non si rompe, siamo sulla buona strada. Ecco qua, tutta l'operazione in totale, senza tagli, è durata circa 7 minuti e mezzo. Possiamo a questo punto prendere l'impasto e cominciare a fare le pieghe versandolo sulla tavola. Proseguiamo a mano con la tecnica dello slap and fold. Cogliamo l'impasto di lato, prendiamo e facciamo una piega. Prendiamo e facciamo un'altra piega.
Ci fermiamo alcuni secondi per un mini fermo macchina e diamo un altro giro di pieghe. Per chi mi chiederà quanto tempo devono durare questi fermi macchina, io do sempre come punto di riferimento il tempo necessario a pulirvi le mani, a togliere l'impasto dalle vostre mani. Che più tempo impiegherete a levare l'impasto dalle mani, significherà che è poco incordato. Prendete l'impasto, date un po' d'aria sotto. Faccio riposare l'impasto per 20 minuti coperto utilizzando la scodella usata prima. A dopo. C'è un po' di sole, si è un po' spiattellato e questa cosa è normale fare delle altre pieghe, però vedete che già è diverso rispetto a prima. Questo raggio di sole che colpisce direttamente l'impasto non è il massimo perché tende a riscaldarlo un pochino, però si lascia lavorare molto meglio. Ecco qua, copriamolo ancora per 10 minuti, sempre rilassato, però più compatto rispetto a prima. Anche un po' caldo, questo sole ha un po' rovinato i piani. Lo facciamo riposare per l'ultima volta per 5 minuti e poi lo andremo a mettere in un contenitore. Ed eccoci arrivati al momento finale dell'impastamento. Diamo un altro giro di pieghe. L'impasto è liscio come seta. Metto un po' d'olio sul fondo e lo metto qui dentro. Potete lasciare questo impasto 3 ore a temperatura ambiente e sarà pronto, oppure potete metterlo in frigo e lasciarlo tutta la notte, verrà ancora più buono. Però poi l'ho lasciato in frigo, quindi l'ho fatto in realtà lievitare e maturare in frigo e questo è il risultato. Per cuocerlo sulla lastra questo probabilmente è troppo. Guardate come si gonfia, guardate. Il problema è che poi potrebbe toccare, io dico di farne metà. Un po' di farina qua sopra. Il forno nel frattempo lo sto mettendo al massimo, così la lastra sarà bella calda nel momento in cui andremo ad infornare, anche se già bella sottile, quindi secondo me verrà più piccola del solito. Abbassare deve rimanere un po' più chiara per il semplice motivo che poi dobbiamo finalizzare la pizza aggiungendo il pomodoro e la mozzarella, se dobbiamo mettere pomodoro e mozzarella. Guardate che cosa è venuto, non so dove sia finito questo, guardate com'è. Mettiamo un poco di pomodoro. Condire la pizza sulla pala mentre tieni la pala è veramente di una comodità senza fine. Si è gonfiata alla fine della fiera. Una qua, un'altra qua. Metto su grill e mettiamo al massimo. Conviene sempre dare un'occhiata, ragazzi, per evitare che magari si bruci. Dobbiamo alla fine sciogliere la mozzarella. Pizza alla pala con piedone da inserire nel menù. Controlliamo com'è la situazione qua. E si è poggiata sulla lastra del forno e quindi ha fatto l'effetto piedone. Vai. Vedete com'è sotto? Vediamo come siamo messi. Sentite il crunch, dai. Il crunch c'è. Sentite un po'? È venuta croccante perché prima di infornarla ho messo il grill proprio al massimo e l'ho infornato quando poi si è spento, perché a quel punto lì la lastra è salita di temperatura. Poi mettete su statico, però soltanto in alto, circa 200
200-210 gradi e continuate la cottura per 6 minuti così. Poi togliete la pizza, è bianca più o meno, la condite come preferite e poi la rimettete dentro e la finalizzate sotto al grill per un minuto e mezzo, il tempo di sciogliere la mozzarella, ma occhio perché chiaramente sotto al grill a quella distanza rischia di bruciarsi molto facilmente, quindi dovete tenere d'occhio se decidete di avere la lastra così vicino. Io ve lo consiglio per un motivo, perché la lastra stando così vicino comunque si riscalda come dovrebbe per farla venire croccante. Se volete conoscere i segreti della pizza napoletana cotta nel forno di casa in soli 110 secondi dovete cliccare su questo tasto, mentre invece se volete conoscere altri segreti su stesure, cotture, forni professionali, semiprofessionali, cliccate qui in basso. Invece se non volete perdervi neanche uno dei miei video vi tocca iscrivervi al canale cliccando qui sotto. Ciao e alla prossima!